Oggi siamo qui con questo microfono, il Maono PD200W, un microfono XLR, USB e wireless, un microfono incredibile che ti permette di farci qualsiasi cosa. In questo video ti mostro come funziona e come si sente in XLR, in USB, in wireless e ti mostro il software che ti permette di editare, equalizzare, comprimere la voce per renderla ancora più gradevole. Iniziamo. Come ti raccontavo nell'introduzione, questo microfono è il fratello maggiore del PD100W che ho recensito qualche tempo fa sul canale. Quel microfono era un po' più orientato ad un pubblico di gamers, di streamers, sia per la qualità del suono, sia per le lucine super colorate, eccetera, eccetera. Questo microfono, il fratello maggiore, il PD200W, è un microfono che aggiunge funzionalità a quelle del PD100. Infatti, mentre il PD100W era USB e wireless, quindi assolutamente innovativo, questo qui, oltre all'USB e al wireless, aggiunge l'XLR. Quindi, qualunque sia la situazione in cui devi utilizzare questo microfono, puoi farlo. Ma sai la cosa più incredibile di tutti qual è? È che puoi usare XLR, USB e wireless contemporaneamente. Incredibile. Contemporaneamente. Quindi vuol dire che il microfono invia nello stesso momento 3 flussi audio che puoi collegare. In uno lo colleghi per fare live streaming, un altro lo colleghi per registrare, l'altro lo colleghi allo smartphone. È incredibile, questa cosa è incredibile. In questo video ti racconto tutto. Allora, partiamo dall'inizio. Stai sentendo questo microfono in questa prima fase con il cavo USB-C. Ok, quindi vuol dire che è collegato al mio Tascam Mixcast 4, sto registrando dentro Reaper, perché è il software col quale registrerò anche dopo in USB-C, quindi abbiamo qui il nostro cavo, e con questo qui che è il, non so se lo vedi perché, eccolo qua, è piccolissimo, col nostro ricevitore. Ok, quindi vedremo come suonano le 3 modalità e se c'è differenza o altro. In questo momento stai sentendo questo microfono pulito. Non sto applicando nessun effetto e non applicherò nessun tipo di effetto, quindi sentirai la qualità effettiva del microfono. Questo microfono è un microfono dinamico. Dinamico significa che non ha bisogno della 48 volt, dinamico significa che in teoria rigetta maggiormente, con più facilità, le fonti audio che non sono quelle dirette, quindi la tua voce. Ha un pattern polare cardioide, quindi prende soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e quasi niente di ciò che arriva dietro. Quindi questo microfono, diciamo sì, ha caratteristiche che sono ovviamente di tutto rispetto. Quando parliamo di questo microfono nella versione
con il ricevitore, parliamo di un microfono che ha una batteria interna, ovviamente, perché non avendo cavi da qualche parte si deve alimentare. Ha una batteria che dura veramente, veramente tantissimo. Ma io ti lascio, mentre parlo, ti lascio delle immagini in sovraimpressione in modo che tu possa vedere, avere tutte le informazioni e soprattutto poi abbiamo modo di raccontare tutto nel dettaglio. Quindi in questa prima fase noi stiamo testando questo microfono in XLR. Come ti sembra? Come suona? Quello che posso dirti io è che suona veramente bene. Suona veramente bene perché ha il giusto compromesso tra definizione del suono, qualità e poi questa è una nota assolutamente personale, mi piace perché ha un suono che non è chiaro, non è troppo chiaro, sai, quei microfoni troppo squillanti che enfatizzano troppo le frequenze medio-alte risultando un po' stridenti, ma non è neanche cupo, buio, cavernoso, poco definito. È un microfono, secondo me, equilibrato. Mi piace molto, io sto ascoltando in questo momento in cuffia tramite la scheda audio, con latenza zero, ed è un suono assolutamente gradevole, ok? Quindi in questa prima fase ti ho fatto sentire questo microfono. Adesso resta lì perché io adesso sistemerò di nuovo il microfono e lo collegherò con il cavo USB-C, poi con il wireless. Tu resti lì, a te non cambia niente, io ci metterò qualche minuto. Ok, allora in questo momento tu stai sentendo questo microfono in versione USB-C. Ok, quindi ho eliminato il cavo XLR, ho messo il cavo USB-C e ho collegato le cuffie direttamente al microfono, in modo da sentirmi con latenza zero, perché questo microfono ha una latenza zero, che poi si dice sempre zero, in realtà non esiste la latenza zero, però questo è molto molto vicino allo zero, quindi sto ascoltando e non mi dà fastidio. Non ho toccato il gain del microfono, l'ho lasciato uguale e devo dirti che in USB-C ha un gain leggermente più elevato rispetto a quello XLR, quindi spara un po' più forte, quindi questo non è un problema assolutamente, perché poi ti farò vedere il software nell'ultima parte del video e ti faccio vedere come puoi regolare tutto. Ok. Quello che mi interessava farti ascoltare, non solo farti vedere le mille possibilità di questo strumento, ma farti ascoltare la differenza di suono tra XLR e USB. E poi vedremo anche col wireless. Secondo te il suono è diverso? Secondo me un pelo sì. Non è il giorno e la notte, quindi non sembrano due microfoni completamente diversi, ma il suono è leggermente diverso. Ok, si sa, di solito è quasi sempre così, i microfoni XLR hanno un suono e quando li utilizzi nella versione USB hanno un suono leggermente diverso. Questo non vuol dire migliore o peggiore, diverso. Io, lo sai, sono anziano, ho la barba bianca, preferisco sempre in XLR, infatti questo microfono in XLR mi piace veramente tantissimo, lo trovo anche più silenzioso. Come senti, quando lavori con l'USB-C un minimo di rumore di fondo c'è, ma è normale, è l'USB-C, ok? Non ci possiamo fare niente. Quindi questa è la versione Maono di questo microfono PD200W in versione USB-C. Come puoi notare, quando l'ho collegato USB-C, ma quando lo collegherò anche wireless, questo microfono attiva le lucine. Le lucine che adesso tengo attive, posso anche disabilitarle, posso scegliere i colori, ma te lo faccio vedere dopo nel software, ok? Quindi questo è il microfono Maono PD200W in versione USB-C. Fammi sapere nei commenti qui sotto se hai notato una differenza e quanto è grande questa differenza tra USB-C e XLR, ok? In modo tale che passiamo alla terza parte dove te lo faccio sentire collegato wireless al computer e poi andiamo nell'ultima parte dove ti faccio vedere il software fighissimo che ti permette di fare 1000 regolazioni. Ok, in questo momento, come puoi vedere, dietro il microfono c'è soltanto un cavo che è la cuffia. Perché? Perché è connesso wireless al computer. Ok, connesso wireless, l'ho configurato nel mio software, quindi al software non è cambiato nulla perché sta registrando comunque. Ho semplicemente cambiato il nome dell'interfaccia perché prima era Maono USB-C, adesso è Maono wireless. Ma cambia niente, devi semplicemente nel software configurare qual è l'interfaccia, la periferica che vuoi usare in questo momento. Allora, che cosa ne pensi di questo suono? Io sto parlando in modo che te lo faccio sentire e la mia opinione è questa.
La versione XLR suona leggermente meglio rispetto alla versione USB e la versione wireless. La versione wireless e la versione USB sono identiche, non noto differenza. Perché? Perché questo, mentre la versione XLR bypassa tutto ciò che c'è all'interno del microfono, quindi tutta la sezione di scheda audio, perché lo sai bene, no? Che i microfoni USB, microfoni o anche wireless hanno una sorta di scheda audio interna, no? Ok. Il microfono XLR bypassa tutto, quindi gli dà all'esterno, verso una scheda audio, in questo caso un registratore, un preamplificatore, dà un segnale molto più pulito, non processato. Ok. USB e wireless invece passano attraverso la scheda audio e quindi è inevitabile che ci sia un minimo di rumore di fondo, ma nulla di irreparabile, nulla che non si possa modificare, nulla che rovini il suono, quindi il suono è assolutamente utilizzabile. Del resto tutti i microfoni USB, tutti i microfoni wireless hanno un minimo di rumore di fondo più elevato rispetto ai microfoni XLR. Questo è un dato di fatto, quindi lo sappiamo, però dalla loro parte ci permettono di avere una incredibile modalità di utilizzo, perché se io stacco le cuffie, adesso non mi sento più, spero di non andare in clip, però se io stacco le cuffie, questo microfono potenzialmente lo posso usare come voglio. Ora, è stupido quello che sto facendo, però ti rendi conto che questo microfono è incredibile. Cioè, te ne puoi andare girando in casa con il microfono a parlare. Rimetto le cuffie. Ok, ho rimesso le cuffie. Dopo taglio questa cosa perché sicuramente ti ho fatto andare in clip sia quando ho tolto che quando ho messo. Ok, quindi ti dicevo che è incredibile. Questo stand che vedi, l'hai visto nell'unboxing, viene fuori dalla confezione, quindi sto usando tutto il kit che viene fuori dalla confezione. Ok. Altra cosa che devo dirti, ma l'hai visto già nell'unboxing, questo microfono ha sul suo corpo, come ormai siamo abituati, un tastino. Ok, il tastino mute che ovviamente mette in muta la nostra voce. In questo caso non è un tastino a sfioramento, quindi devi... Io ho sentito il click, quindi non è... Hai presente quei tasti a sfioramento dove non si sente niente. Questo qui è un click, quindi probabilmente nella registrazione si potrebbe sentire. E poi c'è una rotella manopolina che switcha, clicchi e regoli la manopolina il volume delle cuffie, clicchi e regoli la manopolina il volume del microfono. Nella parte posteriore del microfono c'è anche un tastino, ovviamente il tastino di accensione e spegnimento, perché quando è soprattutto wireless ha bisogno di essere acceso perché utilizza poi la batteria interna. E lo stesso tastino, se lo tieni premuto a lungo, cambia il colore delle lucine nel caso in cui tu non voglia utilizzare il software. Ok, allora in questo momento tu stai vedendo il software di Maono. Ok, allora questo software è interessantissimo perché, come puoi vedere qui nella parte a sinistra, c'è una cosa molto interessante che ti fa vedere appunto l'audio, il livello dell'audio. Vedi, qui c'è una parentesi nella quale, questa sorta di parentesi quadra, nella quale c'è l'arancione dove dovresti arrivare proprio rarissimamente, poi sopra c'è il rosso. E questo qui è il tasto, ovvero, come ti stavo dicendo, è il tasto per mettere in muto. Bellissima cosa di questo software che ti permette di registrare. Questo è veramente una cosa interessante, perché non devi aprire un altro software per registrare, ma puoi registrare da questo. Bellissimo. Il fatto che ci sia anche il microfono ti fa vedere con quale microfono sta interagendo, a me piace veramente tanto. È inutile, però mi piace. Ok, nella parte qui invece abbiamo la batteria, in questo caso è al 57%, perché? Perché è wireless. Quando lo colleghi USB-C lui si ricarica in automatico. Abbiamo, ok, partiamo qui dal basic, abbiamo gain e volume, quindi in questo momento io ho... è interessante questa cosa perché lui ti fa vedere il gain e il volume in base alla distanza, no? Quindi da 0 a 10 cm, da 11 a 30 cm, 31 a 50 cm. Io semplicemente me lo sono misurato con la scala, va bene lo stesso. Questo qui è il headphone volume, quindi il volume delle cuffie. Noise cancellation, quindi tu stai sentendo adesso senza noise cancellation. Se io clicco questo, in questo momento stai sentendo il noise cancellation slight, quindi la versione più leggera. E ti devo dire la verità, non fa un brutto lavoro. Io lo sai, a meno che non stai facendo live streaming, gaming, conference call, webinar o quant'altro, allora attivalo, ok. Se stai registrando invece dopo farai post produzione, non lo attivare il noise gate. Però devo dirti la verità, questo qui in questa
versione qui molto leggero non è male, non è assolutamente male. Questo invece è il livello moderato, che come senti è un pelo più aggressivo, e poi c'è proprio il livello aggressivo che è veramente aggressivo. Quindi io ti consiglio di, se vuoi usare il noise cancellation, questo qui, il primo livello, e fa già un ottimo lavoro, quindi non andare oltre perché poi diventa veramente aggressivo. E a quel punto, secondo me, la cosa migliore è provare a risolvere il problema del rumore eccessivo anziché andare avanti nella scala del noise cancellation. Ok, togliamolo. Poi qui abbiamo il monitor output, quindi se vuoi che lui ti dia l'uscita cuffie nel microfono, è quello che ho selezionato io perché vedi c'ho il microfono qui collegato, oppure il computer. Andiamo ti porto prima nella terza scheda e poi nella seconda. La terza scheda è quella delle luci fondamentalmente, quindi come vedi il microfono adesso ha le luci, posso spegnerlo, posso scegliere un unico colore, posso scegliere un colore fisso, come vedi in questo momento, e dargli la brightness, ok? Quindi vedi? Adesso diventa sempre più tenue, sempre più forte, teniamolo al massimo. Fixed, breathing, quindi fixed è fisso, lo sai. Breathing, diciamo, pulsa, e poi c'è loop. Teniamolo in loop perché è quello più colorato, quello più bello. Torniamo nella seconda parte, che è quella poi più importante. Partiamo in ordine. Original è questo. Come vedi, l'equalizzazione è assolutamente piatta, quindi lui non sta applicando niente, ok? Il secondo, questi qui sono dei preset, il secondo è podcast. Ok, questo è podcast. Come senti, lui ha applicato un filtro qui e qui, il punto 2 e il punto 4, andando a sottrarre delle frequenze e andando a aggiungere delle frequenze del punto 1, appunto per rendere la voce un po' più profonda, un po' più scura. E abbiamo un preset 1 e un secondo preset. Ok, questo è il secondo preset di podcast, ok, dove c'è un altro buco qui, lo vedi 2, 3, 4 e anche 5, quindi va a tagliare una serie di frequenze in più, quindi in base alla tua voce ti regoli tra podcast 1 e podcast 2. Poi c'è game. Ok, questo è game, come vedi c'è un forte taglio nelle frequenze basse perché probabilmente quelli di Maono, che comunque ne sanno più di me sul gaming, sicuramente hanno valutato che, visto che quando giochi ci sono anche voci, rumori, suoni provenienti dal computer, dalla console, probabilmente questa è una curva fatta bene perché la voce non va in conflitto con gli altri suoni. Questo è game 1, c'è game 2. Game 2 che ha un taglio ancora più netto, quindi è molto più estremo rispetto a quello di prima. Ora, dipende sempre dalla tua voce, non c'è un giusto o uno sbagliato, questi sono dei preset, possono essere tutti validi, dipende dalla tua voce. E poi c'è Sing, che c'ha, ecco, il reverberation, c'ha il riverbero. Sing! Quello era pop, adesso vediamo folk. Folk! Questo è folk. Ok. Allora, torniamo in original. Ok, siamo in original. Creiamoci un primo preset. Lo chiamiamo Ale. Ok, benissimo. Confermiamolo. Nel momento in cui noi ci andiamo a creare il preset Ale, possiamo fare quello che ci pare. Possiamo aggiungere anche riverbero all'infinito. Wow! C'è tantissimo riverbero. Togliamolo. E possiamo andarci a creare il nostro preset, quindi possiamo andarci, non so, a tagliare una forma d'onda, vedi, posso fare un buco qui, posso aggiungere, posso fare, insomma, quello che mi pare, ok? E quindi se sai quello che stai facendo, vediamo qui che c'è in more, export e delete, ok, va bene. Se sai quello che stai facendo, allora vale la pena che tu ci giochi. Se invece non sai che cosa stai facendo, lascia perdere questa cosa e utilizza uno dei preset che Maono ha pensato. Quindi sicuramente sono preset che vanno bene un po' per tutti, in base anche al tuo gusto, però se hai le idee chiare su che cosa stai facendo, lavora pure nel preset tuo perché te lo fai come vuoi e quindi è la cosa migliore. Però se non sai che cosa stai facendo, non hai voglia, lascia stare e utilizza i preset che ci sono. Torniamo su, cancelliamo Ale, ok, e siamo tornati su original, ok.
Bene, inoltre voglio farti vedere ancora questo. In alto qui c'è AI Settings. AI Settings sono due modalità. AI Noise Reduction, che serve appunto... aspetta, mi sa che devo cambiare. Noise cancellation. Ok, allora questo qui è il noise reduction. Aspetta, torniamo in basic, perché voglio farti vedere una cosa. Quando lui dice, aspetta, ecco, vedi, se io abilito noise cancellation, ovviamente non posso, AI noise reduction, non posso andare a abilitare anche il noise cancellation, giustamente, se no si impazzisce. E quindi o l'uno o l'altro. Adesso lo stai sentendo, dimmi che cosa ne pensi, come suona. E poi c'è Earself, che through the default audio system, ok, semplicemente per ascoltarti in maniera molto più semplice. Ecco, per esempio, adesso per me è inutilizzabile, non riesco a parlare, scusa, è inutilizzabile, ok, pronto? Sì, torniamo qua. Ok, finalmente. Allora, perché? Perché Earself, guarda, fa questo. Ti sposta l'ascolto da Maono a computer. Ok, nulla che tu non possa fare, hai visto, cliccando su Mic PD200W e computer. Ok, questo è il software. Che cosa ne pensi? A me sembra che abbia tutto l'indispensabile. C'è l'equalizzatore, c'è il noise cancellation, certo non c'è il compressore, non c'è il destro, non ci sono tutta una serie di cose, ma questo microfono vuole semplificarti la vita. E io credo che l'equalizzatore e un noise cancellation, per quello che serve questo microfono, siano sicuramente la scelta migliore. Bene, siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo video. Io credo di averti raccontato veramente tutto su questo microfono. Questo microfono mi piace veramente tanto perché è super versatile, quindi se hai bisogno di un microfono che si presti a tutti gli utilizzi possibili e immaginabili, questo è il microfono giusto. Personalmente lo preferisco nella versione XLR, ma è un gusto mio personale perché è più silenzioso, ha un suono leggermente più definito, però effettivamente la versatilità, perché il ricevitore lo puoi collegare allo smartphone e puoi fare un podcast andandotene in giro anche per casa o in mezzo alla strada col telefono e il microfono, e puoi fare video dovunque, avendo una qualità sicuramente migliore rispetto ai microfonini wireless che metti qui in petto. Certo, le dimensioni sono completamente diverse, però anche la qualità è diversa. Bene, io ti ringrazio per aver guardato questo video e ringrazio ovviamente Maono per avermi inviato questo microfono. Commenta le tue domande, i tuoi dubbi, le tue perplessità e io ti rispondo come al solito nel più breve tempo possibile. Grazie mille, noi ci vediamo prestissimo.